Salve a tutti, in questa lezione impareremo un tutorial facile ad acquerello dipingendo foglie e delle gocce. Io amo tanto le foglie, tra l'altro qui in Mugello, davanti a casa mia, c'è una pianta di ginkgo biloba che sta perdendo le foglie e quindi cadono volteggiando nell'aria, è qualcosa di veramente strepitoso. Io vi consiglio a questo punto di prendere i materiali della carta da acquerello e faremo delle foglie. Logicamente dovete avere gli acquerelli in godè e i materiali come sempre ve li indico in descrizione. Potete scegliere qualsiasi varietà di foglie che vi piace. Io adoro per esempio, ecco, questa è la pianta di ginkgo biloba, però ecco possiamo fare dipingendo ad acquerello qualsiasi tipologia di foglia. L'importante è osservarla anche attentamente. Possiamo fare per esempio questa foglia. Vi insegno un trucco velocissimo. Allora si può o scontornare la foglia per vederne più o meno i lineamenti e addirittura disegnare, o altrimenti la tecnica che uso io, andando anche a occhio, ora non mi interessa rifare la foglia esatta, però vi insegno un trucco per fare qualsiasi tipo di foglia. Con l'acquerello potete, eventualmente leggermente bagnato di colore l'acqua, potete andare a tracciare più o meno il perimetro, il contorno della vostra foglia. E poi la fase successiva è quella, una volta fatto più o meno il disegno e capito più o meno dove andremo a fare la foglia, la fase successiva è proprio quella di riempire, andremo a riempire completamente di acqua tutto l'interno. Questo perché ci consentirà poi di ottenere degli effetti molto particolari, morbidi e sfumati, aggiungendo il colore per caricamento. Questo è un segreto che tanti acquerellisti usano, è veramente facile da fare. Vedete, io ora prendo, diluisco molto il mio colore terra di siena bruciata per esempio, e in base a quanto lo diluisco il colore verrà più o meno effetto di trasparenza. E vedete, poi per caricamento vado ad aggiungere e poi posso fare scorrere il colore inclinando per esempio la superficie del mio foglio. Inclinandola, se avete della carta da acquerello tipo questa che sto usando io, che è 300 grammi, meglio se è 100% cotone, vi accorgerete che il colore arriva a occupare la zona che io ho precedentemente bagnato, anche se io inclinerò il foglio non procede oltre, e quindi questo è utilissimo perché ci consente di fare effetti mossi ma rimanere entro i limiti che ci siamo imposti. Vedete, continuo per caricamento, in dei punti se voglio posso andare a rimuovere il colore, posso aggiungere anche un altro colore, invece che terra di siena bruciata posso aggiungere anche terra d'ombra e così via. Logicamente io ho fatto una foglia semplice, ispirandomi a quella che avevo qui a fianco, però questo vale per qualsiasi tipo di foglia. Potete fare foglie più appuntite, potete fare anche con colori diversi, logicamente lavorando in base al soggetto che avete davanti. Cercate volta a volta di interpretare e cogliere in un certo senso tutte le tonalità. Io per ora sto lavorando, vedete, solo con un colore, ma sto giocando con i chiari e gli scuri che mi si formano semplicemente aggiungendo o rimuovendo l'acqua o facendo scivolare l'acqua in punti particolari. Poi posso indirizzare anch'io il mio colore, è logico, guidandomi con il pennello. E poi ora vi vado a svelare un trucco particolare. Avete visto questa foglia ha diverse venature, quindi come fare queste venature? Si può anche usare il pennello e vi faccio vedere come, prendendo il pennello dalla parte del retro. Vado a fare innanzitutto anche il gambo, a dettagliare sempre più, e posso rintensificare in dei punti, vedete, perché
nella parte centrale troviamo in effetti una parte leggermente più scura e quindi posso andare a disegnarla inserendo per caricamento nuovamente il colore. Poi vedete, possiamo sciacquare il pennello e usare questa volta il retro del pennello che tutti i pennelli hanno. Questo per esempio si presta bene perché ha il retro del pennello che consente anche di rimuovere o i colori una volta finiti per sostituirli, oppure possiamo per esempio rimuovere la tavolozza. Vedete, io ora sto prendendo il foglio e inclinandolo vado a far colare il colore, poi inizio a tracciare delicatamente perché dove voi graffierete in un certo senso la superficie si formeranno, vedete, delle linee che voi andate a tracciare logicamente in base alla conformazione della foglia. Farete le linee delle venature che ci sono sulla vostra foglia, cercate di riproporle alternandole, vedete come sono in questa foglia qui. Non è un lavoro difficile, anzi è semplicissimo. Logicamente io ora marco più apposta in questo punto, vi faccio vedere più che io marco e più verrà accentuata appunto la nervatura della foglia. Poi a questo punto siamo costretti ad attendere che il colore asciughi, ma non del tutto, perché se io voglio andare a fare la mia goccia devo usare uno stratagemma che è quello di andare a rimuovere in un punto o nel punto dove vogliamo fare la goccia. Se a voi rimane difficile fare tutto senza disegno, potete comunque disegnare e organizzarvi già dove volete mettere la vostra goccia o anche la foglia, come vi ripeto, potete disegnarla attentamente e poi appunto andate a rimuovere intanto in alcuni punti dove vorrete mettere la vostra goccia. Dobbiamo aspettare comunque che intorno la superficie sia quasi del tutto asciutta, perché se è ancora umida il colore si espande. Magari ci fa comodo che sia leggermente umida, proprio perché questo ci consente di lavorare ancora meglio la goccia. E vedete, quando il dipinto si asciugherà, scoprirete che dove abbiamo messo l'acqua e fin dove siamo arrivati con il colore, avendo spinto anche il colore sui bordi, rimarrà proprio una bellissima linea di contorno che è utile per rendere ancora più veritiera la nostra foglia. Logicamente ora io non sto attenta a riproporre tutte le sfumature, ma voi potete farlo, anche perché questo è un lavoro che ho fatto, vedete, in maniera molto veloce, ma voi potete per esempio schiarire o rimuovendo il colore oppure rimettendo altri sovraccolori finché è umido. Voi potete caricare con il chiaro, con colori più chiari sopra, con lo scuro e poi ora vi faccio vedere, visto che ha già tirato sufficientemente la carta, io vado a scontornare leggermente con lo stesso colore terra di siena bruciata le mie 2 gocce d'acqua. Asciugo il pennello e vado a ripulire nel punto più di luce, anche se poi vi mostrerò che possiamo utilizzare o del colore acrilico o un pennarellino acrilico, meglio ancora. Dopo ve lo mostro e andiamo leggermente a ripulire dando questa forma un po' di rotondità. Poi rintervengo con il colore e cercherò di fare un'ombreggiatura anche all'interno della goccia, perché dove io metterò poi il punto luce subito sotto ci deve essere un punto più scuro e intorno c'è l'ombra che si forma sulla foglia in base appunto alla gocciolina dove si appoggia e poi invece nella gocciolina, essendo sferica, ci deve essere come un ritorno di luce in fondo. Non deve essere tutto completamente
scuro, e quindi io vado anche un po' in dei punti a ripulire e a scontornare, invece leggerissimo, ancora fresco, che venga una cosa molto delicata, ma non, come ripeto, bagnato, perché altrimenti si spanderebbe troppo, per ottenere appunto questo effetto veritiero. Poi le gocce ci possono essere di tanti tipi, di tante tipologie, però io ho fatto delle gocce semplicissime proprio per farvi vedere appunto in maniera semplice, anche per chi non ha mai dipinto o disegnato, possa riuscire a realizzare un lavoro tipo questo. Se i miei video vi piacciono, vi invito a iscrivervi al mio canale, a lasciarmi un commento, oppure anche a fare delle richieste particolari se avete appunto degli interessi particolari, visto che io propongo video a 360 gradi anche su varie tecniche, da pittura a olio, acrilica, acquerello. Ecco, io ora prendo la Gelly Roll, è questa penna, vedete che macchia di bianco, è bianca, e vado a mettere proprio il puntino di luce. È semplicissimo e ci crea l'effetto veritiero, vedete, di goccia d'acqua. A questo punto vi saluto, potete, se volete, rintervenire, fare altri effetti, altre venature. In base a quando intervenite, le venature verranno più o meno marcate, più che aspettate e più le venature verranno leggere, più intervenite veloci come ho fatto io, più verranno marcate. Ciao ciao, vi aspetto allora al prossimo tutorial. A presto!